Un carico di massa 83 kg si trova in un ascensore agganciato a un dinamometro. L'ascensore sale con velocità costante di 1,1 metri secondo e poi si ferma in 2,2 secondi. Allora facciamo il grafico della rappresentazione di quello che abbiamo letto. Quindi abbiamo un ascensore, dentro l'ascensore c'è una molla che rappresenta il mio dinamometro, a cui è agganciato un peso di 83 kg. Questo è il mio ascensore che si muove verso l'alto, verso il basso, quindi sarà soggetto a una forza peso verso il basso e una forza di trazione verso l'alto. Sappiamo che quando la forza peso è uguale alla forza di trazione, l'ascensore è fermo e non si muove, quindi è come se all'interno vi fosse un sistema di riferimento inerziale. Ora, la prima domanda che ci viene fatta è quanto vale la forza registrata dal dinamometro mentre l'ascensore sale a velocità costante. Se l'ascensore sale a velocità costante, vuol dire che il sistema di riferimento dentro l'ascensore è un sistema di riferimento inerziale, quindi possiamo applicare la seconda legge della dinamica, F uguale mg, e quindi ricavare che F uguale 83 kg per 9,8 metro fratto secondo quadrato uguale a 8,1 per 10 alla seconda Newton. Quindi quando l'ascensore si muove di velocità costante, all'interno vi è un sistema di riferimento inerziale, la molla mi misura attraverso il secondo principio della dinamica quello che è il valore della forza applicata al dinamometro, 8,1 per 10 alla 2 Newton. La seconda domanda del problema ci dice quanto vale la forza registrata dal dinamometro nel tempo in cui l'ascensore rallenta. Allora, se l'ascensore rallenta vi è una variazione di velocità, quindi scriviamo l'accelerazione è uguale a una variazione di velocità nell'intervallo di tempo e conosciamo anche come rallenta. L'ascensore rallenta in 2 secondi passando a una velocità finale meno la velocità iniziale fratto l'intervallo di tempo. La velocità finale è 0 meno la velocità iniziale è 1,1 metri al secondo diviso 2,2 secondi, che mi dà come risultato meno 0,5 metro fratto secondo quadrato. Quindi questo tipo di accelerazione negativa mi genera una forza applicata sul dinamometro. Applichiamo sempre il secondo principio della dinamica, quindi la forza applicata sarà uguale m per g più a, tenendo conto che G ha la direzione della forza peso e A avrà la direzione della forza di trazione, ma sarà più piccola. Noi abbiamo calcolato infatti che A è di meno 0,5, quindi avremo 83 che moltiplica 9,8 meno 0,5
uguale 83 per 9,3 uguale a 771,9 uguale a 7,7 per 10 alla 2 Newton.